visto l'entrata da Leone sotto la curva. Mamma mia. Che gaso. La prima volta che ti ho conosciuto eravamo che tu eri qua che eri infortunato. Sì, Tu eri infortunato. io venivo dall'Atalanta, ero già in prestito, no, non ero ancora, ero dell'Inter e quella avevo fatto 3 settimane qua e sono Io, andato poi in io mi prestito. ricordo di te, a parte che eri brutto come un Vabbè, non è che adesso sono non Brad è che Pitt, non sei però, migliorato. insomma. Ti avevo visto lì spogliatoio tutto secco, tutto storto, bianco e non sapevo che eri di Tullio. Ancora non lo sapevo. E poi dopo No, infatti tu gli hai detto, tu vai là, tanto c'è Andrea, sì, ti viene sì. qua, ci pensa lui. Che mi sa che ero l'unico che ti salutava. Sì, sì. Mi sembra. Non ti cacava nessuno. e, e poi chiamo tu e dico, ah, sì, ma è il mio è fortissimo, è fortissimo. Ho detto, non può giocare a calcio con un fisico così brutto. E dopo invece ti ho visto a Parma l'anno dopo, Sì, 2 anni dopo. no, quella stagione lì. Perché io sono venuto qua dall'Atalanta, avevo rotto il menisco, ho fatto la riabilitazione qua e sono andato in prestito. Che poi il menisco al ti ha dato Parma. problemi, vero? I primi 2 anni sì, ogni tanto mi fermavo, mi si bloccava il ginocchio, facevo fatica a piegare la gamba. Però adesso E poi meglio. sei andato lì a Parma e poi ho fatto l'escalation, diciamo. da Sì, lì. ho fatto a Parma una stagione e poi ho avuto la fortuna di trovare Conte qua. Ma Che m'ha tenuto. quando Conte t'ha voluto qua ha detto cavolo, se lo vuole che subito gli dà fiducia per giocare vuol dire che è forte. No, ma io ho fatto le forte. guerre per andare via quell'anno da qua. Ho detto a Tullio, ma che ci sto a fare qua? Perché pensavi che non giocavi, Sì, che non c'eravate c'avevi tu, spazio. avevano appena preso Diego, Godin, c'era Scri, c'era Stefan. Ho detto, io che ci Ma- faccio qua? Io ho fatto 25 partite a Parma, un buon campionato, però sai, ma è diverso, il livello è diverso. Lo so, ma lui Lui ha insistito e... quando vede. Poi dai, ci siamo divertiti, madonna. Sì. Io. È una fatica quegli anni lì, ragazzi, mamma mia, che fatica che abbiamo fatto, una cosa allucinante. Ma sai che ogni tanto anche con Bar, così ne parliamo, e abbiamo fatto una fatica allucinante, però stavamo talmente bene che passava. Eh sì, ci divertivamo. Passavo. Poi da lì è iniziato anche la mentalità, quello che ci avete adesso, è Assolutamente iniziato sì. tutto da lì. Sì, Cioè, sì, adesso sì, sì. vedo quando giocate, vedo un gruppo proprio forte, coeso. E poi Simone vi fa star bene. Sì. Cioè, Simone è perfetto. Cioè, per sta squadra qua, meglio di lui, secondo Sì. me, non c'è. Ha trovato anche un gruppo di ragazzi perfetti, nel senso che non... ragioniamo proprio la squadra, capito? Non c'è quello che dice no, non gioco, allora faccio casino, non gioco, ma alleno male. Siamo tutti mentalizzati per far bene, per portare a casa quello che... E invece voi che comunque siete giovani, no, ormai non siete più giovani nel calcio, si vede proprio, c'è anche con mentalità, con trascinate. No, ma noi ci ha fatto bene fare quegli anni dietro voi, no? Dietro te, Samir, Brozzo, tutti questi che c'eravate, no? Abbiamo imparato tanto. Qualcosa ti ho portato, dai. Qualcosa ti ho Sì, insegnato, sì, ragazzi. qualcosina hai lasciato, qualcosina hai Mi lasciato. faceva divertire tanto. Un sacco di scherzi facevamo, mamma mia, che begli anni quelli. Sembra l'interrogazione che devi leggere i bigliettini. Ah, su Wikipedia, Che c'è l'altro scritto? giorno, sono andato a vedere perché non sapevo, non ti conoscevo bene, quindi ho detto vado a vedere un po' Wikipedia. Non hai l'abbonamento da Zone. Mancino di piede, l'ottima visione di gioco, oltre alle qualità Umane. suscitate. È un Suscitate. termine, suscitate. Non so Gli se è un permettono di insulto. impostare il gioco da basso, fungendo da regista giunto nella fase offensiva. Che poi, tra l'altro, anche a Parma, poi giocavi con Dani Alves. A Con Parma. Bruno Alves. Con Bruno Dani Alves era al Dani Barcellona. Alves al Barcellona. Con Bruno Alves giocavi e comunque tu già eri giovane, però ti prendevi tante già responsabilità, nel senso dell'impostazione. Poi, diciamo, venendo all'Inter e avendo comunque tanto la palla, perché comunque è una squadra che voi volete la palla, volete giocare, Sì. insomma impostate sempre l'azione. È sempre stata una mia caratteristica, perché avendo fatto il settorgeme in Atalanta, là non fai niente in palestra, non fai niente di corsa, è solo tecnica. E quindi da là ho sviluppato quello che sono le mie capacità di adesso, no? Anche il fatto di non aver paura di giocare la palla, di vedere certe cose che magari uno che non è abituato fa fatica. Che poi con Ciala davanti ti trovi bene, perché Sì. comunque è un giocatore che vuole palla, Non ha c'ha paura, non ha responsabilità, paura non ha di... paura. E poi gioca basso, credo, no? Gioca basso, gioca alto, cambi di gioco. Sì. E poi c'è sintonia, perché al di là del ruolo io a volte mi trovo quinto, a volte mi trovo mezzala, a volte lui si abbassa nella linea e vado io a fare il play, quindi
Sì, ho È visto. bello, ci troviamo bene, troviamo bene. E poi la cosa che non è migliorata è il tuo vestiario. Anche l'altra volta con Allora ti posso Marcus dire, l'abbiamo... avete sperato sulla Croce Rossa, io non mi vesto benissimo, però penso che... tu non ti vesti bene, no? Sì, Benissimo. ma ti ricordi quando ai tempi ero molto peggio? È che sei un po' tamarro, diciamo che quello purtroppo non te l'ho migliorato, cioè io vedi adesso un signore, Sì, ormai sì. sono C'è 50 impostato, anni, ci sono sta. impostato, i capelli bianchi, lo stress. E l'altro giorno poi stavo scorrendo le mie foto e mi sono ricordato di quella scena lì che mi avete preso su... Che partita era questa? Vediamo se ce la mettono. Che mi avete tirato su con la barella e tu, D'Ambro, c'era Perisic dietro. Purtroppo quell'anno lì abbiamo vinto lo scudetto ma Purtroppo, non non c'era c'era il il pubblico. pubblico. Quello guarda è stata... E poi, eccolo, guarda. Eccola. Allora, Un piccella Claudio. questo doveva farti già capire tanto sulle tue condizioni. Io ero già finito lì, eh. Dopo mi sono trascinato ancora un paio d'anni, ma ero già andato. Purtroppo quell'anno là senza pubblico è mancato tanto, perché comunque San Siro anche adesso vi spinge. Sì. Adesso San Siro è Incredibile, bellissimo. è incredibile. Cioè, Anche fanno l'altra sempre... sera con la Juve è stata una cosa Ho visto spettacolare. 75.000. Allora, c'è da dire che io a parte l'anno del Covid, da quando sono all'Inter, sotto i 70 non l'ho mai visto San Siro. In Coppa Italia, in tutte le partite non l'ho mai visto, quindi ci aiutano veramente tanto, li senti anche nelle difficoltà, non ci sono più i fischi o le cose, ma c'è tanto sostegno. Adesso che dici difficoltà, ma un po' raccontami un po' te, perché io insomma ogni giocatore è diverso, no? E affronta il momento negativo in un modo o nell'altro. Diciamo che tu non ce ne hai avuti tanti di momenti negativi questi anni, nel senso che hai preso un bel filone, ma lì come quando dovesse succedere, come pensi di comportarti? Che questo è importante per Allora, un giocatore. sì, qualche momento chiaramente c'è stato, qualche partita sbagliata, qualche momento dove magari non ti senti in fiducia, ok. Io penso sempre che il calcio, per quanto possa essere la nostra vita, che è al secondo posto perché davanti c'è la famiglia, quindi quando sbaglio qualcosa, quando c'è qualcosa che va, dico la mia famiglia sta bene, sì, a posto, basta, quello Diciamo, è quello che conta. Le partite giochiamo ogni 3 giorni, ne sbaglio una, c'è l'altra, per fortuna, quindi... diciamo che riesci a scindere Sì, un po' le due perché vite. chiaramente è normale che mi dia fastidio quando sbaglio, passo giornate brutte, faccio passare giornate brutte a casa perché sto sempre con la testa là, però quello che mi importa alla fine davvero, se mi fermo a pensare, è la salute dei miei familiari, poi il resto c'è tempo per rimediare a qualsiasi cosa. E papà come sei come papà? Cerco di essere il più presente possibile. Vabbè, però Poi ci chiaramente è una sta un bambina po'. femmina, quindi me Ma la godo. e di là me io la uguale, godo. mamma mia, ti fa diventare matta. Sì, sì, E sì, dopo sì. pensi quando ci avranno 13, 14, 15 anni. No, è che adesso ha appena fatto i 2 anni, il 21 gennaio, e vola il tempo, che è una cosa impressionante. Sembra nata l'altro E giorno. con Camilla da quant'è che stai tanto? Da 4 anni. Vabbè, 4 anni. Ma comunque giovani vi siete Sì, conosciuti, sì. E lei ha un anno in meno di me, 23 anni. Però bello, poi ti accorgerai andando avanti che comunque, cioè, quello che posso parlare per me è che quando poi finisce una parte della vita, quindi la parte diciamo lavorativa, no, di calciatore, dopo la famiglia è fondamentale. Insomma, ti ritrovi comunque una bimba che l'hai fatto Certo. giovane e riesci a crescere con lei, questo è fondamentale. E poi mi dicevi che tu sei a Bergamo, perché poi anche lei è di Bergamo, Sì, giusto? lei di là, io ho fatto 11 anni di settore giovani Atalanta, quindi ho tutti gli amici, tutte le conoscenze là. E, quindi E poi lei la famiglia gli dà una mano così, Sì, 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 giusto? lei ha la mamma, zia, tutti, quindi... E invece il futuro come lo vedi? Cosa vuoi? Alessandro, cosa Sotto vuoi? che lato? Sportivo, umano? Prima sportivo. Allora, ti dico la verità. Adesso stai diventando, sei già un simbolo dell'interista, insomma, per quello che hai fatto, per le qualità e anche in prospettiva cosa puoi fare. Io qua sto bene, adesso sono uno dei più anziani qua, anche a livello quanti c'hai adesso? di anni, Eh. 24. Anziani nel senso No, ecce. È il quinto anno qua. Tu a 19 sei arrivato qua. Sì. Ma io quinto. ancora prima di quando di me, io ho fatto a 21 anni. E qua si sta bene, è bello il mondo Inter, è bello San Siro, andare allo stadio, giocare davanti a 75.000 persone, quindi ti dico la verità, al momento non mi vedo lontano da qua.
per quanto riguarda la mia volontà e lo star bene, qua mi sento veramente a casa. Sì, poi io ti racconto un aneddoto adesso che mi dici lo sai tu nel mondo Inter. Nel 2014 stavo per andare alla Juve, nel senso non c'avevo un accordo qua, ero in scadenza, non sapevo Sì, sì. insomma cosa succedeva perché cambi proprietà. E chiamavo un po' di amici, no? Kivu, Stankovic. È una cosa che mi è sempre rimasta impresso che Deki mi ha detto tu puoi scegliere cosa vuoi fare perché insomma la carriera è la tua, sei giovane e tutto quanto, ma se vinci all'Inter rimani per sempre. Rimani per sempre, sei unico, cioè verrai ricordato per sempre. Se vinci in un'altra squadra, in questo caso alla Juve, è la Juve che vince, non è l'Inter, non è il giocatore Sì, o sì, quel sì. gruppo lì che vince, è il marchio Juventus che vince. E lì mi ha fatto scattare qualcosa, quindi ti posso dare un consiglio per le prossime scelte se ci saranno, ma No, ma secondo me io te sei un ti dico la giocatore verità, che lo può stare qua vedo. tutta la carriera, per Sì, sì. qualità, per No, ma tutto. lo vedo anche quando andiamo allo stadio, che vedi magari gente di 85 anni, 90 anni sui palazzi, sai, quelli che passiamo sullo stadio con la bandiera dell'Inter, aspettare che passi il pullman, vedi la passione che ci mette la gente e dice ma chi me lo fa fare di andare via quando C'è posso tutto regalare un questo. attimo di gioia anche. Quindi ti ripeto, per quanto riguarda la mia volontà non ho dubbi. Ma poi comunque è una società che sta investito Sì, sì, tanto, si sì, sta no, ma siamo sviluppando. un gruppo bello, siamo, sai, tanti ragazzi giovani come Spina Dorsale, io, Bare, E Dima, poi Lauti, italiani, siamo, sì. tanti italiani, Sì, questo è anche Lauti è importante. argentino, ma è 10 anni che è qua, quindi. Poi, ma a cena organizzate qualcosa? State facendo? Poco perché giochiamo veramente tanto, giochiamo ogni 3 giorni, siamo via, poi senti tu a casa se nei giorni liberi andiamo a cena. Ma adesso chi è che fa? Fate un po' di scherzi, qualcosa? State organizzate Meno, oppure meno, meno, meno. C'è Bare che è ancora col ghiaccio. ci siamo divertiti Sì, tantissimo? sì. Questa è una cosa, è l'unica cosa che poi ti mancherà, eh. Ma è un'altra cosa volevo chiederti, ma ho visto, da fuori, insomma, da esterno, che è cambiato qualcosa dopo la sconfitta in Champions, in positivo. Nel Parli senso, di. avete fatto secondo me un salto di qualità, di convinzione, perché insomma, Parli della finale sì, dell'anno scorso? perché ti do la mia visione, Sì. dopo mi dai la tua che sei stato dentro, insomma, vissuto dentro. Secondo me lì eh, avete capito che potete giocarvela con tutti, rispetto no, siete arrivati comunque da non alla pari con loro, perché naturalmente il City, Guardiola, tutto quello che c'è dietro, e lì avete fatto una partita incredibile e secondo me vi è scattato qualcosa, è vero o no? Sì, ci è dato tanto quella partita, ma in realtà venivamo da un gran bel percorso che partiva da marzo, aprile scorso, dove abbiamo vinto un filotto di partite importanti. L'anno scorso in campionato abbiamo perso 12 partite, mi pare, ci siamo guardati e mi hanno detto ma come facciamo noi a fare delle robe del genere? Guardavamo il video, c'era la gente che ci passava come treni. Quindi da là abbiamo detto dobbiamo cambiare qualcosa. Infatti abbiamo iniziato a difendere, sai quando ti difendi tutti insieme, che stai tutti bello concentrato. E da là è partita in realtà. Quindi è stato un percorso che è terminato con quella finale dove abbiamo detto cavolo, questi qua dovevano, secondo tutti, vincere 5-0 con noi la finale, no? Perché c'è l'Inter con Manchester City in finale dove va. Invece ce la siamo giocata, abbiamo visto che possiamo stare in quel livello e quest'anno abbiamo iniziato come abbiamo terminato l'anno. Quindi in realtà è un percorso che ci ha portato a quello e che ci ha dato la conferma che possiamo stare a quel livello. Ci riprovate anche stanno, ci Assolutamente sì, riprovate. assolutamente sì, Speriamo, perché dai, è speriamo. bello arrivare là e Che sia penso sia bello vincere. sì, pensi. La prima partita com'era? L'atmosfera, l'ambiente, com'era? Era bello, era Io non l'ho mai bello. vissute, quel genere io non l'ho mai vissuto, No, quindi abbiamo fatto una d'Europa League. sì, era diverso, però sì, anche quella è stata No, bella. vabbè, era quasi surreale perché dici, cavolo, siamo in finale di Champions League. Quasi non ci credi. No, perché dici, parti all'inizio stagione e dici, ma la vediamo sicuro in televisione la finale di Champions League. E invece sei là, quindi non sembrava neanche vero. Però dici, sei là, oh, sai che c'è, quasi quasi ci provo. Che poi anche Simone, credo nel suo modo di gestire, insomma, per come lo conosco io, non è uno che poi ti mette ancora più pressione di No, ma quella infatti che ti dico la è. verità, noi eravamo tranquillissimi e dal campo si percepiva invece la pressione che avevano loro.
Sì, Loro erano là per vincere, che dovevano vincere a tutti i costi. vincere e giocare bene. Sì, e invece si sono trovati davanti noi, tranquilli, che abbiamo provato a giocare, ce l'abbiamo anche fatta. Abbiamo avuto anche un paio di occasioni Sì, per far gol e sono rimasti un attimo spiazzati. E si sentiva tutta sta roba. ma Dimash com'è? Un po' raccontami. Che Dimash, io sono un grande fan di Dimash da sempre. No, lui è molto peggio di me. Che nasconde la pelata È col che è un capello pochino, è bianco. più piccolo, capito? Si nota meno. Sì, Però è vuol dire che diventato al momento- importante, eh. Sì, È diventato sì, un sì, giocatore sì. importante. Sai cosa? È veramente capisci andando avanti che l'esperienza conta anche nel gestire determinati momenti, magari prendere alcune scelte. Ti accorgi che rispetto a quando a 3, 4, 5 anni fa è diverso. È diverso perché valuti le robe diversamente e prendi decisioni diverse. A me mi hanno detto, mi hanno parlato di te, insomma, qua dentro, e mi hanno detto che hai fatto un bel salto di qualità a livello caratteriale, cioè rispetto a prima che eri comunque, cioè, giovane, ma ti facevi un po' trascinare dal gruppo, no? Adesso invece hai preso un po' in mano le cose, devi far così, Sì, cioè, nel ma penso senso, anche sia è questo normale, il tuo penso sia un percorso. percorso normale, nel senso non si può arrivare qua già pronti, è una roba che capisci col tempo, non c'è niente da fare. Purtroppo certi sbagli, certe cose le devi fare, le ho fatte e adesso sono arrivato a questo punto dove sbaglierò ancora e nei prossimi anni migliorerò sicuramente. Sì, però cioè, è il tuo percorso naturale e mi auguro che sia così, insomma, per tutti, insomma, anche io perché ti voglio bene, perché insomma t'ho visto crescere, da buon padre di famiglia t'ho visto crescere, e il tuo percorso naturale è questo, è prendere sempre più in mano le cose quando poi c'è anche da riprendere, no, quelli che arrivano, dargli insomma l'impostazione che poi ha creato l'Inter negli anni, no? Negli ultimi anni è una squadra che comunque dove va deve vincere, deve giocare bene, rispetto a prima che il ruolo questo lo faceva la Juventus, no? Certo, Quindi certo. questo diciamo è il tuo percorso. Sì, ma anche il E poi discorso... comprare anche una camicia, una giacca, una cravatta, Non cambio, non mi avrete mai come volete voi. E quindi no, ti auguro questa cosa qui, insomma, poi sono contento. Io quando torno qui è come se non fossi mai andato via, cioè mi sento a casa, finché ci siete voi, no, della vecchia guardia di quando c'ero io, è sempre bellissimo. Te che adesso non sei più sui campi, cosa combini? Oltre a fare... Io adesso, oltre a fare questo, no, adesso niente, adesso mi godo la famiglia, mi sto organizzando un sacco di viaggi per l'estate, no? Sto recuperando tutti i momenti Sì, che non hai potuto sì, vivere. sì, mi sono distaccato un po' dal mondo calcistico, seppur comunque l'Inter la seguo sempre, vedo sempre, insomma, poi sento insomma, tra te e Bare, ma insomma ogni tanto ci scambiamo messaggi. E è un'altra vita, riparti da zero praticamente, cioè la verità che si interrompe una cosa e riparti da zero e devi ricostruirti, Non che sei non un è po' facile. pentito di aver smesso presto così? No, ti dico la verità, questo no. Io l'unica cosa che mi manca Lo spogliatoio. è quelle chiacchiere, quei scherzi, quella condivisione di idee, no? Anche di stupidaggini ogni Sì, tanto. sì. Quella mi manca, ma il resto sinceramente no. Perché poi... Sì, non è divertente stare in ritiro, andare via, Ma fare no, il 100.000 ritiro è viaggi. divertente, proprio ti, Sì, è il ti tempo, passa è la il tempo. passione anche per la fatica. Io adesso mi rendo conto, ogni tanto vado in palestra, faccio box, faccio un po' di cose, cioè veramente, perché sennò divento 800 kg. E la propensione alla fatica non ce l'hai più, eh. Mamma mia, quando inizio a sudare, torno, no, basta, vado a fare la doccia e vado via. Come ho fatto a fare 20 ritiri? No, io dico, ma come ho fatto a sopravvivere a anni e anni di distanze, di cose? Però la cosa che ti manca è questa, è lo spogliatoio e questi rapporti che si creano. Il resto no. Però la difficoltà è che devi ricostruirti da zero e questo non è facilissimo. Però visto, se c'hai, come dicevi te, no, una famiglia dietro, certo. altri interessi, sì. Poi c'ho l'hotel, poi mi verrai a trovare un giorno all'hotel quando c'hai tempo. Però questo Sei tanto vicino qua, faccio una sì, è scappata. comodo, è comodo. Tanto c'è l'autista. E va bene, basta, mi ha fatto piacere. Piacere mio. Adesso guardo l'allenamento. Bravo, vieni a Mi imparare fate un po'. divertire, Ci sei un bravo, pochino. ci sei bravo. Vabbè, a parte oggi non fai niente. Oh.
Oggi poco. Sì, però abbiamo avuto ieri libero, quindi qualcosina si faticare. fa. Sì, un po' di corsetta. Va bene. Mi ha fatto piacere. Vado a preparare. Ciao, basta. Com'è la sigla del Frog Talks? Cioè,